Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato come l'uso delle tecnologie attuali possono essere usate per realizzare la telecinesi artificiale, cioè l'uso della tecnologia attuale permette, e permetterà ancora di più in futuro, la capacità di spostare gli oggetti, ed in generale agire sulla materia, con il pensiero. Il termine telecinesi, detta anche psicocinesi, venne coniato nel 1890 dal ricercatore britannico Frederick William Henry Myers, uno dei fondatori della Society for Psychical Research, in Inghilterra. Il termine psicocinesi venne usato per la prima volta nel 1914 dall'autore statunitense Henry Hall. Spostare o controllare un oggetto con la mente finora lo si è visto solamente nei film o nelle serie TV. Nei film di Hollywood, la capacità di muovere oggetti con la mente è stato mostrato molte volte, come in Star Wars l'impero colpisce ancora, con Yoda che chiude gli occhi e solleva un intero X-Wing, in Stranger Things, Eleven lancia Demogorgoni con un gesto della mano, e persino George Clooney uccide una capra con la mente, nel film L'uomo che fissava le capre. Nella realtà sono stati fatti molti studi, anche militari, per esplorare la veridicità della telecinesi, e non sono state trovate prove scientifiche solide a sostegno del fatto che qualcuno possa allenare la propria mente a fermare il cuore di una capra o spostare una graffetta senza toccarla. Il desiderio di muovere mentalmente gli oggetti esiste ancora nel regno della parapsicologia, ma è stato anche un trucco comune degli imbroglioni che cercano di guadagnare soldi e attenzione a spese di creduloni. Il mago Uri Geller ha affermato di aver aiutato a spostare la grande nave da carico, la Ever Given, fuori dal canale di Suez, incagliatesi nel canale di Suez alla fine di marzo 2021, usando i suoi poteri mentali. Mentre piegare cucchiai con le sole onde cerebrali è ancora fuori dalla nostra portata, soprattutto perché nessun marcatore genetico, biologico o evolutivo indica un tale potere nel nostro DNA. Il mondo delle interfacce cervello-computer ha cambiato il modo in cui percepiamo la mente e la sua influenza sugli oggetti e sulla realtà esterna. La telecinesi, con l'aiuto della tecnologia delle interfacce cervello-computer, è una realtà tecnologica piuttosto vecchia. Nel giugno del 2008, gli scienziati dell'Università di Pittsburgh hanno impiantato delle sonde nella corteccia motoria del cervello di una scimmia. Usando quell'impianto, la scimmia poteva usare la sua mente per controllare un braccio robotico che le dava da mangiare dei marshmallow. Nel 2012, i ricercatori hanno pubblicato un loro lavoro su Nature descrivendo l'uso con successo delle interfacce cervello-computer su una donna paralizzata. Usando un sistema chiamato BrainGate, una donna paralizzata è stata in grado di usare la sua mente per far sì che un braccio robotico gli consegnasse una bibita in modo da poterne bere un sorso attraverso una cannuccia. Nel 2014 la scienziata Natalia Kosmaina ha progettato un'interfaccia cerebrale che ha permesso a qualcuno di pilotare un drone quadcopter con la propria mente. Diverse aziende hanno usato la sua idea per sviluppare questi droni per la vendita privata già nel 2019. Gli scienziati della Johns Hopkins hanno sviluppato un sistema di interfaccia cerebrale che, utilizzando l'intelligenza artificiale, ha consentito ad un uomo senza più entrambe le braccia di utilizzare due braccia artificiali controllate con la sua mente. L'ibrido uomo-macchina è sempre più vicino. Visti i passi da gigante della tecnologia e l'aumento esponenziale delle conoscenze nel settore, forse in un futuro non troppo lontano potremo ricevere innesti di neuroni artificiali per sostituire quelli difettosi a causa dell'invecchiamento o di una malattia neurodegenerativa. Mini reti neurali funzionanti esistono già, ma siamo ancora agli albori delle applicazioni della cosiddetta ingegneria neuromorfica, la scienza che cerca di creare strutture artificiali che si comportino come le cellule nervose. C'è però da scommettere che nei prossimi anni se ne vedranno delle belle, se non altro perché nel settore è entrato da tempo un visionario come Elon Musk con la sua Neuralink. In questo caso però non si tratta di creare neuroni artificiali più simili possibile a quelli umani, ma di innestare nel cranio dispositivi computerizzati in grado di rilevare, amplificare, elaborare i segnali elettrici cerebrali e soprattutto stimolarli, per esempio per far sì che persone paraplegiche o tetraplegiche possano muoversi di nuovo. Obiettivo del chip con gli elettrodi di Elon Musk, grande come una monetina, è anche diventare una vera e propria interfaccia fra il cervello e le macchine per consentirci di controllarle con il pensiero. Ha fatto scalpore la scimmietta Pager che, grazie al dispositivo Neuralink, giocava al videogame Pong senza toccare il joystick, muovendolo con la sola mente. Va detto che 15 delle 23 scimmie a cui erano stati impiantati i dispositivi per i primi test sono morte, perciò non sarà facile trovare volontari per le sperimentazioni sull'uomo che l'imprenditore dice di voler avviare quanto prima, in quanto le autorità americane hanno autorizzato gli esperimenti sull'uomo. Ma se all'ibrido uomo-computer,
Oggi si pensa soprattutto come una soluzione per aiutare chi ha perso delle funzioni. Il sogno nel cassetto resta quello di aumentare le capacità umane e trasformare gli uomini in cyborg. Secondo alcuni l'uomo si evolverà proprio per diventare un essere potenziato dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale, e qualcuno ci ha già provato sulla propria pelle, anche se per ora sempre spinto dalla necessità di superare un problema. Il sogno di aumentare le capacità umane continua a fare proseliti anche fra chi non deve fare i conti con una perdita di funzioni dovuta a malattie o traumi. Musk, per esempio, non fa mistero che il suo chip potrebbe consentire non solo di comandare uno smartphone col pensiero, se non possiamo farlo con le dita per colpa di una paralisi, ma anche di interagire più rapidamente e profondamente con il web e qualsiasi computer, per diventare davvero uomini aumentati e sempre connessi alla rete, e con questo la possibilità di poter agire con la mente anche sugli oggetti materiali. Farneticazioni? Forse, ma un microchip capace di migliorare ed espandere la memoria umana, come fosse l'upgrade del disco fisso di un computer, sta lavorando anche la DARPA, la divisione di ricerca avanzata del Dipartimento della Difesa statunitense, con finanziamenti da decine di milioni di dollari, per fare usare equipaggiamenti militari ed far attuare comportamenti prestabiliti al soldato senza bisogno di un addestramento, ma semplicemente inserendo le istruzioni direttamente nel cervello del soldato. Il DARPA ha inventato Internet. Chissà che il prossimo cyborg, anche con poteri telecinetici, non nasca nei suoi laboratori. Pare che gli astronauti cinesi riusciranno a controllare le macchine nello spazio con la forza del pensiero. Pare, perché lo studio pubblicato sulla rivista scientifica cinese Controllo e misurazione dei computer non fornisce dettagli tecnici specifici sul funzionamento dell'apparecchio che consentirebbe la telecinesi tecnologica. La notizia, ripresa dal giornale di Hong Kong South China Morning Post, è dunque tanto interessante quanto avvolta nel mistero. L'inventore Wang Kongqing ha dichiarato che, nelle future missioni spaziali macchine e umani lavoreranno insieme, e non saranno più necessarie tastiere, mouse o joystick, ma solo la mente e gli occhi. I test, per ora, sono stati condotti solo in laboratorio, ma secondo gli studiosi tra non molto la tecnologia verrà impiegata dagli astronauti nella stazione spaziale cinese Tiangong per muovere un gigantesco braccio robotico. Un dispositivo verrà connesso alla testa dell'operatore, che guarderà uno schermo sul quale verranno visualizzate diverse parti del robot, che si illumineranno a intermittenza. A questo punto l'astronauta non dovrà far altro che fissare lo sguardo sulla parte che desidera muovere, e l'apparecchio eseguirà l'ordine telecinetico. Le onde che il cervello invia allo schermo, spiega lo studio, sono però troppo deboli per essere interpretate direttamente dal dispositivo. Per questo vengono mediate dall'intelligenza artificiale sviluppata dai ricercatori, che indovina la scelta dell'operatore e agisce di conseguenza. A detta dei ricercatori cinesi, questa nuova tecnologia è precisa al 99%. Per avere un termine di paragone, la tastiera del nostro computer ha una precisione nella digitazione pari al 92% e non richiede particolari addestramenti per essere utilizzata, un risultato notevole, considerato che i sistemi di controllo mentale sviluppati fino ad oggi erano precisi solo al 40%-80% al massimo. Nello spazio, inoltre, è più difficile utilizzare comandi fisici complessi a causa dell'assenza di gravità, per cui questa nuova tecnologia potrebbe essere di particolare utilità ai cosmonauti. Secondo un altro studio citato dal South China Morning Post, una tecnologia simile potrebbe essere utilizzata anche in campo industriale. I robot verrebbero comandati dagli umani solo con la forza del pensiero, velocizzando così le operazioni delle catene di montaggio. Per ora non possiamo far altro che fidarci delle dichiarazioni degli ideatori, ma speriamo che i segreti di questa innovativa tecnologia vengano presto svelati. La telecinesi come potere di usare la forza del pensiero per influenzare gli oggetti fisici nel mondo, verrà realizzata con le interfacce cervello-computer e permetterà, ancora di più in futuro, di fare la stessa cosa. Che si tratti di robotica o esoscheletri, le interfacce cervello-computer permettono di leggere i segnali del cervello e tramite un computer le persone possono camminare se paralizzate, pilotare droni e molto altro. Questo è fondamentalmente magico e molto più reale che piegare un cucchiaio in TV. Oltre all'intelligenza artificiale e all'uso delle onde cerebrali per manipolare gli oggetti nel mondo reale, l'uso delle interfacce cervello-computer nei paesaggi digitali può creare ambienti virtuali coinvolgenti. Nell'era delle criptovalute e delle case virtuali NFT, l'uso delle interfacce cervello-computer porterà la telecinesi negli universi al di fuori del nostro mondo fisico, cioè nei metaversi, magari collegati al mondo reale, e che gli avvenimenti che avvengono in questi mondi virtuali, dovuti ai pensieri umani, influenzeranno le corrispondenti situazioni parallele del mondo reale.
Mentre possiamo desiderare di poter versare il vino e cucinare la cena come Wanda Maximoff nella serie TV della Marvel Studios, non ci sono prove scientifiche che attestino che le persone possano avere poteri soprannaturali come la strega scarlatta, ma che con le interfacce cervello-computer, la nostra comprensione del potere mentale ha fatto molta strada dagli scienziati della CIA, di alcuni decenni fa, che cercavano poteri mistici. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.